Carissimi, ben trovati sul canale. Oggi porto un contenuto un po' diverso, non la classica video lezione, ma un approfondimento, ed è la storia millenaria e avventurosa di un manoscritto medievale, manoscritto di un'opera latina che fu ricercato da tutti, monaci, umanisti, mercanti, papi e finanche dai nazisti. Ma bando alle ciance, facciamo subito un passo indietro e iniziamo il racconto. La nostra storia inizia nel IX secolo d.C. Siamo intorno all'anno 830, tra le mura dell'abbazia di Fulda, nella Germania centrale, dove il futuro abate Loup de Ferrières ha tra le mani alcuni scritti di Tacito. Nello scriptorium dell'abbazia, illuminato soltanto dalla luce del sole, l'abate si accinge a copiare il De Origine Axitu Germanorum, anche conosciuto come la Germania. L'opera di Tacito è un trattato etnografico, una monografia sulle popolazioni che abitano i territori oltre il Limes, e rispecchia l'interesse dei Romani per una parte di mondo ancora poco conosciuta e per certi versi esotica. Terminata la copiatura, la Germania confluisce in una raccolta miscellanea più ampia, insieme ad altre opere di Tacito e di Svetonio. Il manoscritto finisce poi in un'altra abbazia, non lontana da Fulda, quella di Hersfeld, nella cui biblioteca verrà dimenticato per circa 600 anni. Bisognerà attendere a lungo, infatti, affinché giunga in Italia la notizia del ritrovamento di alcune opere di Tacito considerate perdute. Siamo nel 1425, quando un monaco di Hersfeld, forse Heinrich von Grebestein, è a Roma per uno dei suoi tanti viaggi in Vaticano. Con l'occasione scrive una lettera al celebre umanista e filologo Poggio Bracciolini per informarlo che nella sua abbazia esiste un codice all'interno del quale è possibile leggere alcune opere di Cornelio Tacito a noi ignote. 30 anni più tardi, nel 1455, il codice di Hersfeld viene finalmente portato a Roma. Se ne occupa Enoch di Ascoli, un vero e proprio agente di Papa Niccolò V, il quale viaggia per l'Europa e il Mediterraneo con l'obiettivo di copiare antichi manoscritti per la futura Biblioteca Apostolica Vaticana. Ad Hersfeld, però, Enoch non effettua una copia, ma riesce a mettere le mani direttamente sull'originale. Tuttavia, rientra a Roma quando mancano soltanto pochi giorni alla morte di Niccolò V e gli ordini del nuovo Papa, Callisto III, sono chiari. La biblioteca non è una priorità. Bisogna vendere tutti i codici e gli oggetti collezionati dal predecessore. È qui che finisce la storia del codice di Hersfeld e inizia quella del codice Esinate. Enoch di Ascoli, con l'ascesa al soglio pontificio di Callisto III, smembra il codice. Si pensa per provare a vendere le carte separatamente in modo da spuntare un prezzo migliore. Le notizie sono incerte, quello che si sa è che nel 1457 si trasferisce nella sua città natale, Ascoli Piceno, dove muore poco dopo. Alla morte di Enoch, in molti si affrettano per tentare di mettere le mani sui suoi libri, ma senza grande fortuna. Chi ci riesce invece è Stefano Guarnieri, un notabile di Osimo, un borgo in provincia di Ancona. Chi è Stefano Guarnieri? È un uomo che lavora per il Vaticano, ma è anche un affidabile copista, tant'è che, accortosi della mancanza di alcune carte dell'Hersfeld, si preoccupa di ricostruire la struttura originale e crea un vero e proprio facsimile. I filologi riescono a ricostruire tranquillamente quelle che furono le carte originali, scritte in minuta carolina, dalle aggiunte di Guarnieri, scritte invece impiegando la scrittura umanistica. Il nuovo codice entra così a far parte della Biblioteca Guarnieri e vi rimane fino al 1793, data in cui l'ultima erede della famiglia lo trasferisce nella biblioteca del marito, il conte Nicola Balleani di Jesi. È qui che il codice rimarrà nuovamente sepolto e dimenticato per altri 100 anni. Arriviamo così al 26 settembre del 1902, quando Marco Vattasso, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, frugando tra le carte della Biblioteca Balleani, nota un volume nel quale riconosce quello che è a suo avviso il più antico testimone dell'Agricola e della Germania di Tacito.
Sarà un professore di latino e greco del liceo Vittorio Emanuele II di Jesi, Cesare Annibaldi, a studiare il codice. È il 1907 quando Annibaldi riconosce le carte dell'Hersfeld in quello che d'ora in poi sarà conosciuto come Codex Aesinas, dal nome della città di Jesi. Da questo momento l'attenzione per il codice esinate cresce moltissimo, tanto che nel 1929 i balleani lo mettono all'asta. Ma per motivi sconosciuti il codice non viene venduto e la Soprintendenza Bibliografica di Bologna decide di notificarlo il 18 settembre 1933, in modo da applicare il diritto di prelazione da parte dello Stato ed evitare che il volume possa lasciare il suolo nazionale. Il 1933 è un anno chiave non solo per la storia del codice. A novembre si tengono in Germania le prime elezioni in seguito all'approvazione dei pieni poteri e il 92% degli elettori approva la lista unica del Partito Nazionalsocialista di Hitler. Tra coloro che contribuiscono al successo di Hitler c'è Heinrich Himmler, colui che sarà l'ideatore della soluzione finale. Nel 1935 Himmler figura tra i fondatori della Ahnenerbe, la società di ricerca per l'eredità ancestrale, un'associazione che si occupa di ricerca e studio delle antiche attestazioni della razza ariana. In Italia, la Fondazione Ahnenerbe compie ricerche non solo in Alto Adige e Val Camonica, ma anche in Calabria, dove tenta invano di localizzare la tomba del re visigoto Alarico, e in Sardegna. Nelle mire di Himmler ricade ben presto anche il codice Esinas, a causa delle considerazioni di Tacito sulle antiche popolazioni della Germania. Da Tacito, infatti, i germani sono descritti come portatori di una purezza primitiva nelle usanze e nei costumi. Ma ciò che rende speciale il codice agli occhi di Himmler non è tanto il fatto che si tratti del più antico testimone di un'opera sulla Germania, ma che, in quell'esemplare, è contenuta una prova fondamentale della purezza della razza ariana. Nel capitolo 4, infatti, si legge: i popoli della Germania non sono contaminati da nessun incrocio con altre popolazioni. Si sono mantenuti nazione autonoma e genuina e simile soltanto a se stessa. Da ciò anche l'aspetto fisico, per quanto possibile in un così grande numero di persone, identico per tutti: occhi fieri e azzurri, capigliature rosse, fisici di alta statura e adatti solo all'assalto. Ma nel codice Esinate, l'avverbio tamquam, da tradurre per quanto possibile, con valore limitativo, a segnalare un aspetto esteriore non proprio identico in tutti i germani, viene sostituito dall'avverbio quamquam, da tradurre nonostante, con valore concessivo, il che cambia il senso della frase, sottolineando invece la purezza estetica degli antichi abitanti della Germania. È da questa parola che nascono le pressanti richieste tedesche nei confronti del governo italiano. Nel 1936 il Führer chiede a Mussolini di portare il codice a Berlino in occasione delle Olimpiadi. Nel 1938 arriva da Hitler invece la richiesta di vendita alla fondazione di Himmler. In un primo momento Mussolini acconsente, ma ritratta dopo la sollevazione del ministro Bottai e di buona parte del mondo accademico italiano. A seguito di trattative, infine, l'Italia acconsente affinché il codice possa essere studiato a Roma dalla Ahnenerbe attraverso Rudolf Thiel, un latinista dell'Università di Monaco. Arriviamo così all'inverno a cavallo tra il 1943 e il 1944. L'Italia è divisa in due, con le truppe anglo-americane che risalgono la penisola e i tedeschi in ritirata. Himmler non ha dimenticato il codice e, sospettando che sia conservato nelle Marche, ordina a un comando di SS di perquisire tutte le abitazioni della famiglia Balleani. È l'ultimo tentativo a sua disposizione per impossessarsi del prezioso manoscritto. Il comando inizia le sue ricerche a Villa Fontedamo, luogo in cui ufficialmente è detenuto il codice. I soldati devastano la casa, ma non trovano nulla. La caccia prosegue così nelle altre proprietà dei Balleani, prima ad Osimo, dove il conte Aurelio ha trasferito la famiglia, poi a Jesi, nel palazzo in piazza Federico II. Il codice in realtà è lì,
ma il conte, aiutato dal suo autista e dal cuoco del palazzo, lo ha nascosto qualche giorno prima in una cassapanca nelle cucine. I soldati si tacciano le stanze, la biblioteca, ma nonostante le insistenze non riescono a trovarlo. Infine, presi dalle incombenze militari, desistono. È così che il codice si salva, nascosto tra le casse della cucina di Palazzo Balleani. Le sue vicissitudini, tuttavia, non terminano neppure con la fine della guerra. Scampato alle grinfie dei nazisti, subirà un grave danneggiamento qualche anno più tardi. Negli anni 60, infatti, il conte lo concede in prestito alla Biblioteca Nazionale di Firenze, dove nel 1966 è annoverato tra le opere vittime dell'alluvione. Tornato a Jesi, troverà una sistemazione definitiva soltanto dopo la morte del conte, quando verrà donato allo Stato italiano dalla famiglia. Oggi è conservato presso la Biblioteca Centrale Nazionale di Roma, sotto la dicitura Codice Vittorio Emanuele 1631. Quasi per liberarlo da una storia che ha visto le sue carte contese, nascoste e dimenticate per più di 1000 anni, può essere visionato liberamente online in formato digitale. Quasi dimenticavo di chiudere il video e si è fatto un po' più buio, vabbè. Comunque spero vi sia piaciuto, se così fosse iscrivetevi al canale, fatemi sapere se vi piace, condividetelo, mettete un like e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!